Oggi vi portiamo ancora una volta dentro il cuore pulsante dei Campi Flegrei, un territorio che continua a cambiare sotto i nostri occhi giorno dopo giorno. Un saluto a tutta la nostra comunità, a chi ci segue ogni mattina, ogni sera, a chi controlla i nostri aggiornamenti quotidiani e a chi magari sta guardando questo video per la prima volta. Qui su Solfatara News non mostriamo semplicemente immagini spettacolari riprese dall'alto. Qui documentiamo in tempo reale l'evoluzione di una delle aree vulcaniche più monitorate e delicate del pianeta. Ogni sorvolo, ogni immagine, ogni dettaglio che osserviamo può raccontare qualcosa di importante sullo stato attuale della caldera flegrea. Prima di iniziare vogliamo ringraziare davvero tutti voi che sostenete il nostro lavoro ogni giorno. Grazie a chi segue la nostra diretta live attiva 24 ore su 24 su YouTube, con la webcam fissa puntata sulla fumarola Pisciarelli e con il nostro sismografo indipendente installato proprio vicino alla postazione della telecamera. Un sistema che abbiamo voluto realizzare per offrire un monitoraggio continuo e senza interruzioni, accessibile a tutti in qualsiasi momento della giornata. E grazie anche a chi ci supporta attraverso Buy Me a Coffee. Anche solo un piccolo contributo ci aiuta concretamente a mantenere attive le attrezzature, i droni e tutta la strumentazione che utilizziamo sul territorio. Il link lo trovate in descrizione oppure fissato nei commenti. Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, abbiamo alzato nuovamente i nostri droni per un monitoraggio completo dell'area flegrea. Non ci siamo limitati soltanto alla zona delle fumarole, ma abbiamo deciso di spingerci anche verso il porto di Pozzuoli, che come sappiamo rappresenta uno dei punti più sensibili dell'intera area per quanto riguarda il sollevamento del suolo legato al bradisismo. Prima tappa, Fumarola Pisciarelli. Ed è proprio qui che stiamo osservando i cambiamenti più evidenti e inquietanti delle ultime settimane. La situazione muta praticamente di giorno in giorno. La fumarola sembra attraversare una fase evolutiva estremamente dinamica, con trasformazioni che, secondo noi, meritano molta più attenzione. Non stiamo parlando di semplici variazioni estetiche o di normali oscillazioni del sistema idrotermale. Qui si notano modifiche sostanziali nella struttura della bocca principale, nella densità dei vapori e soprattutto nel materiale che viene emesso. Da diversi giorni la bocca principale continua a espellere materiale vulcanico e cenere molto fine che viene trascinata insieme ai vapori. Questo materiale, una volta depositato attorno alla fumarola, tende progressivamente a indurirsi e cementificare l'area circostante. E ne abbiamo avuto una conferma diretta durante il volo di oggi. Per alcuni secondi il drone ha perso completamente il segnale dopo essere stato investito da una nube estremamente densa di vapori. Quando siamo riusciti a recuperarlo e riportarlo alla base, abbiamo trovato il velivolo completamente ricoperto da residui solidificati e materiale vulcanico aderente alla scocca. Una situazione che fino a poche settimane fa non si verificava assolutamente. Le immagini parlano da sole. Attorno alla bocca principale si vedono depositi sempre più estesi di materiale consolidato che stanno lentamente modificando la conformazione stessa della fumarola. È come se la bocca stesse cambiando forma sotto l'effetto continuo delle emissioni e delle alte temperature. Anche la pressione sembra aumentata notevolmente. Osservando attentamente, si notano diversi punti di fuoriuscita dei vapori all'interno della stessa apertura, mentre prima gran parte dell'emissione era concentrata prevalentemente sul lato sinistro della bocca. Ma uno degli aspetti che ci colpisce di più riguarda proprio il comportamento del vapore. Oggi appare molto diverso rispetto a quello che osservavamo soltanto poche settimane fa. In passato il getto tendeva a salire in maniera più compatta e verticale, formando quasi una colonna stabile. Adesso invece il vapore sembra espandersi in modo irregolare, turbolento, dispersivo, persino in assenza di vento. Questo potrebbe indicare variazioni nella composizione chimica dei gas emessi oppure cambiamenti nella pressione interna del sistema idrotermale. Quando all'interno di una fumarola cambiano le percentuali di anidride carbonica, vapore acqueo, idrogeno solforato e altri gas vulcanici, può cambiare anche il modo in cui il vapore si comporta visivamente. Una maggiore presenza di particelle solide o condensati
può rendere i pennacchi più densi, più instabili e meno uniformi. Inoltre, variazioni nelle fratture sotterranee possono creare nuovi punti di sfogo del gas, modificando completamente la dinamica dell'emissione. Sono dettagli che per molti possono sembrare insignificanti, ma che in realtà raccontano un sistema sotterraneo in continua evoluzione. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Pisciarelli, che oggi risulta di 110,3 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo anche il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti. Successivamente ci siamo spostati nel cratere Solfatara. Qui la situazione appare diversa rispetto a Pisciarelli. La fumarola Bocca Grande continua a mostrare un'attività importante, ma oggi ci è sembrata decisamente più calma rispetto ai giorni scorsi. Anche questo però è un cambiamento che non va ignorato. Nei sistemi vulcanici complessi, non sempre un'apparente diminuzione dell'attività rappresenta necessariamente un segnale rassicurante. A volte le variazioni di pressione possono redistribuirsi all'interno della rete di fratture sotterranee, spostando energia e gas da una zona all'altra della caldera. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi risulta di 186,5 gradi centigradi. Anche in questo caso vi mostriamo il grafico aggiornato con lo storico delle temperature degli ultimi giorni. Ma il monitoraggio di oggi non finisce qui. Come avevamo promesso durante la nostra live della domenica, ci siamo diretti anche verso il porto di Pozzuoli per osservare dall'alto gli effetti del sollevamento del suolo. E anche qui i cambiamenti continuano a essere evidenti. Ogni volta che torniamo in questa zona, abbiamo la sensazione di osservare un territorio che lentamente sta cambiando forma. Partendo dall'area di Via Napoli, si nota sempre di più l'allargamento delle spiagge e l'emersione progressiva di porzioni di fondale. Segnali visibili a occhio nudo che indicano come il livello del terreno continui lentamente a salire. Proseguendo verso la Darsena, la situazione appare ancora più evidente. Aree che un tempo erano completamente sommerse oggi risultano sempre più asciutte, mentre diverse zone di ormeggio mostrano livelli d'acqua ridotti in maniera impressionante. È chiaro che il fenomeno del bradisismo viene monitorato costantemente dall'INGV e riportato nei bollettini ufficiali settimanali. Ma allo stesso tempo, noi, da semplici cittadini che vivono questo territorio ogni giorno, non possiamo fare a meno di porci delle domande, osservando trasformazioni così rapide e marcate. Il paesaggio sta cambiando sotto i nostri occhi e spesso abbiamo la sensazione che molte persone si stiano abituando troppo facilmente a qualcosa che normale non è. Noi continueremo sempre a documentare tutto, senza filtri e senza paura di esprimere dubbi. Anche perché il pensiero inevitabilmente va a tutto ciò che ruota economicamente attorno a questo territorio, compresi gli enormi investimenti previsti per eventi internazionali e progetti futuri. E viene spontaneo chiedersi cosa potrebbe accadere se il livello di allerta dovesse realmente cambiare nei prossimi mesi. Ovviamente noi speriamo con tutto il cuore che la situazione rimanga sotto controllo e che i bollettini ufficiali continuino ad avere ragione. Siamo i primi a voler credere che tutto possa restare entro parametri gestibili. Ma allo stesso tempo sarebbe irresponsabile ignorare i segnali che il territorio continua a mostrarci giorno dopo giorno. Noi continueremo a monitorare ogni cambiamento, ogni emissione, ogni anomalia. Continueremo a portarvi immagini reali dal cuore dei Campi Flegrei, perché crediamo che informare sia fondamentale, soprattutto in un momento storico delicato come questo. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi anche oggi. Continuate a seguirci, lasciate un commento con la vostra opinione su quello che state osservando nelle immagini e fateci sapere cosa ne pensate di questi cambiamenti sempre più evidenti nella zona flegrea. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi monitoraggi e ricordate che la nostra live 24 ore su 24 è sempre attiva con webcam e sismografo in tempo reale. Da Solfatara News è tutto, ma la caldera continua a parlare e noi continueremo ad ascoltarla.